vittoria, possibilmente serviva una vittoria con un risultato ampio, perché in questa nuova Champions ogni singolo gol conta. L'Inter vince con un 4-0 che per quello che ha prodotto poteva essere anche più ampio, 2 gol annullati per fuorigioco, poi segna Çalhanoğlu una grande punizione che sblocca una partita che si stava rischiando di complicare, perché in realtà all'inizio del secondo tempo la Stella Rossa lo approccia meglio e crea qualche rischio alla nostra porta, ma poi segna Arnautovic che si toglie un macigno finalmente dopo che un primo gol gli era stato annullato, segna Lautaro da subentrato, chiude Taremi con un rigore del 4-0, un ottimo Taremi in versione supporto alla squadra, in versione aiuto squadra, che è andato a sporcare tanti palloni, a recuperare tanti palloni e ha servito prima in versione assist man, poi trasforma il calcio di rigore del 4-0. Grande vittoria, dove ci sono da dire due cose, Simo. Io mi concentrerei di più sui lati positivi. C'è da dire che il livello della Stella Rossa è un livello piuttosto basso, quindi sicuramente tutto quello di buono che andremo a dire va tarato su un avversario di basso livello comunque, che cosa che mi ha fatto un pochino preoccupare in alcuni momenti, comunque in qualche momento ci ha messo in difficoltà, o meglio, è stata anche oggi una difesa che ha ballato un po', e ho avuto la sensazione che perdendo palla, commettendo un'incertezza, eccetera, potessero crearci dei problemi. E se ci fosse stato un attacco di livello un po' superiore, avremmo avuto forse qualche difficoltà oggi dal punto di vista difensivo, in una partita in cui comunque l'Inter merita assolutamente questa vittoria con questo vantaggio. Un Inter che dal secondo gol, quello di Arnautovic, però si è sciolta, si è sbloccata, avrebbe meritato di farne anche di più subito dopo quel gol lì e poi l'ha condotta fino alla fine senza troppi problemi. Però all'inizio fino al 55esimo giù di lì qualche difficoltà c'è stata. Sì, ma in realtà potremmo dire anche fino al 90esimo, perché fino alla fine qualche lancio in profondità, qualche piccola ripartenza che poi non si è mai trasformata in nulla di grave, però c'è stata, cioè c'era la sensazione che loro comunque potessero arrivare a calciare in porta e spesso infatti lo hanno fatto. E all'intervallo infatti io notavo questo, nel mezzo di molti commenti che dicevano che schifo, dobbiamo fare molto meglio eccetera, io dicevo in realtà la cosa che mi preoccupa tra virgolette di più è questa, non tanto perché temessi di non vincere, io ero abbastanza tranquillo, ma in vista del futuro. L'anno scorso, questa è bella di Henry, l'anno scorso tante partite finivano con Sommer, il Sommer che cita Henry, che praticamente andava a casa con i guanti puliti. E anche le volte in cui perdevamo palla e sbagliavamo, comunque non riuscivamo, cioè non permettevamo all'avversario di calciare in porta. Invece in questo momento questa cosa non sta succedendo e può essere un problema, ma è l'unico vero lato lievemente negativo di questa partita, che l'Inter fin dall'inizio ha gestito con grande autorevolezza. Avevo l'impressione nel primo tempo che l'Inter volesse vincerla senza andare più su della seconda marcia, proprio andando quasi al piccolo trotto. Tutto sommato è stato così, perché poi, cioè, alla fine anche gli altri gol sono arrivati senza che l'Inter accelerasse di troppo il ritmo. Speravo che finisse con questo risultato, credevo qualcosina in meno, quindi benissimo così, sono molto contento. Le buone notizie. Allora, un Inter che va comunque con delle rotazioni in questa partita, perché diversi giocatori cambiati, un Inter lontana dal potersi definire la titolarissima, sicuramente, di presenti con Taremi e Arnautovic, sembrava poco pungente all'inizio, quell'attacco lì, un po' spuntato, nessuno che si prendeva la responsabilità di andare al tiro nella prima parte di gara, quindi un po' ci siamo scontrati poi con una difesa loro che era abbastanza rocciosa, abbastanza fisica, però un Inter quindi vince pur facendo delle rotazioni. Si sblocca Arnautovic, segna il primo gol Taremi, molto bene da questo punto di vista l'aver trovato ecco, il gol da più attaccanti e quindi partite dove le prestazioni sono state convincenti, e poi su Arnautovic soprattutto ci torniamo. E a centrocampo ho visto un Çalha ancora in crescita, così come lo stesso Mkhitaryan. Io Simo ho letto anche adesso tanti commenti contro Mkhitaryan. Secondo me la prestazione di Miki è un po' offuscata nel giudizio dagli errori sotto porta, dalla mancanza di precisione, ma a livello di prestazione per me oggi è stata un'altra prova con un passo avanti di Mkhitaryan dopo quella di Udine. Sì, concordo. Non è ancora chiaramente il Mkhitaryan
splendente che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni, però ha fatto un'altra buona partita. Era uno di quelli che a bocce ferme magari nel pre-partita potevamo aspettarci o in panchina o che comunque potesse appunto riposare e magari entrare solo negli ultimi minuti, invece ha giocato all'inizio, ha fatto una buona prova e per caratteristiche per me era anche giusto così, perché come dicevo nel pre-partita non mi sembrava logico buttare Frattesi in una partita dove magari a lungo avremmo dovuto girare la palla nell'ultimo terzo di campo, andando a intasare ancora di più la zona dell'area. Quindi bene Miki, e speriamo cresca continuamente, perché comunque è arrivato anche il momento di rivederlo ai suoi livelli. E la cosa da sottolineare è un Lautaro, intanto Simo sta girando un video che poi verificheremo, che però non è molto incoraggiante, di un Lautaro Martinez che uscendo dal campo a Inzaghi sembra dire: "Ho sentito tirare". Mi si sta un po' gelando il sangue in questo momento, perché stavo per dire di un Lautaro Martinez che in crescita nel derby, segna e si sblocca a Udine, segna di nuovo in questa partita, speriamo non sia nulla, sta girando un video in cui si intravede nelle telecamere Lautaro che dice: "Ho sentito tirare". Speriamo davvero di no, perché sarebbe la più brutta notizia di questa serata in assoluto. Però allora vedila così, Taremi è il migliore in campo oggi per distacco. Se Lautaro si fa un problemino non troppo grave che ti salta il Torino, Sì. ma non va in nazionale, non dico che firmo, perché non firmo, però Sì, non lo so. Diciamo che col Torino poi sabato sarà una partita bella tosta, quindi il Toro col Toro ci serve. Vediamo un po' che viene fuori. E comunque Simo, che c'è da dire? Io su questa partita in realtà mi concentrerei di più sui singoli, perché a livello di atteggiamento in difesa c'è ancora qualcosa da sistemare. Io non ho capito bene che cos'è, perché il centrocampo mi sembra che stia andando in condizione, però dietro ancora qualcosa non mi torna completamente. Ehm, e per il resto abbiamo giocato totalmente in controllo della partita. C'è stata una Stella Rossa che do atto e do merito alla squadra avversaria di averci studiato bene, perché rispetto alla gara col Benfica che avevo analizzato della Stella Rossa, hanno cambiato delle cose, hanno lanciato un giovane Maksimovic classe 2007 interessante, che si è fatto vedere in maniera interessante, con personalità, pur essendo molto giovane e al debutto in Champions League. E dietro avevo detto, loro col Benfica si sono difesi con 4 difensori molto stretti in area di rigore, noi avremo la possibilità di andare da quinto a quinto e di fare delle buone cose. E mi dispiace dirlo, Dumfries è stato un po' annullato nel duello 1 contro 1, mi sarei aspettato di più. Mi sarei aspettato di più anche da Carlos Augusto, che invece ha lavorato molto con dei movimenti oscuri, è andato molto spesso a riempire l'area di rigore con Taremi che veniva più a rimorchio dietro, ha fatto un lavoro molto oscuro da questo punto di vista, me li sarei aspettati invece più decisivi nella partita. Loro invece sono stati bravi nello scendere in difesa a 5 con uno dei loro terzini a sinistra che si allargava molto a schermare Dumfries, che infatti ha avuto un po' vita difficile anche per questo motivo. Quindi ci hanno studiato, si sono presentati preparati, hanno provato a fare la loro partita. Dal punto di vista tecnico chiaramente c'è grandissima differenza in questa Inter. Ti chiedo i migliori secondo te dell'Inter, chi sono stati? E poi leggo la chat. Beh, io sono convintissimo dell'MVP che è Taremi. Prima che segnasse, dicevo, gli mancherebbe solo il gol per prendere 9 in pagella. Ha fatto una partita meravigliosa e mi ha sorpreso tanto il fatto che lui, abituato come ero personalmente a vederlo come la punta di diamante, l'uomo che comunque al Porto ha fatto tanti gol, oggi sia entrato in campo nella veste dell'operaio della squadra. Tanto aiuto in fase di recupero palla, di pressing, tant'è vero che quando prima dicevo che l'Inter fa tanti gol pur non alzando mai le marce, di fatto 2 gol li genera Taremi dal nulla. Ruba palla a Krunic, serve Arnautovic e fa gol, ruba palla successivamente ancora ad un avversario, serve Lautaro che fa gol. Cioè sono 2 gol che l'Inter non crea di fatto, li genera Taremi dal nulla. Quindi per me oggi veramente grande partita e sono contento che abbia calciato il rigore, perché meritava di celebrarla con un gol. Poi vabbè, tutto sommato secondo me hanno fatto bene praticamente tutti. Per buona parte della partita ho visto poco i quinti. Vabbè, Dumfries ha i limiti che conosciamo, anche Carlos Augusto un pochino più in ombra del solito. Secondo me ha fatto bene anche Zielinski, l'ho visto utile proprio nella gestione del pallone, anche se me lo aspetto più
più pericoloso in zona area, ha fatto qualche tiro ma tutti piuttosto bruttini, e poi dietro Bastoni ha fatto un'altra buonissima gara, un pochino in crescita anche Pavard, però da lui mi aspetto conferme anche in gare un pochino più probanti, ecco. Pavard meglio in fase offensiva, paradossalmente, l'ho Esatto. visto alzarsi molto e crescere in avanti. E Arnautovic, Simo, era un tema. Mi permetto, mi tolgo un sassolino, nel senso che stiamo vivendo, anche dal punto di vista della tifoseria, un momento delicato, perché ci sono degli elementi che non sono tifosi dell'Inter e sono la peggior specie invece di gente che non deve frequentare non solo lo stadio, ma non solo, che già si sta comportando male, già sta creando più di qualche problema, e noi dobbiamo dimostrarci diversi da loro e dobbiamo dimostrarci vicini alla squadra, soprattutto in questo momento perché è un momento molto delicato. Quindi mi ha dato molto fastidio sapere che ci sono stati dei fischi a San Siro per Arnautovic, che sono arrivati da quelli che dovrebbero essere tifosi dell'Inter, e quindi soprattutto in questo momento, a maggior ragione in questo momento, questa cosa secondo me non deve esserci. Assolutamente. Si va allo stadio, si va per tifare, per sostenere la squadra, oppure se si hanno altri interessi non ci si deve andare, anzi si deve stare in un'altra parte. Quindi non mi è molto piaciuto la serie di fischi per Arnautovic, che si è sbloccato, ha trovato il gol, si è visto ancora una volta come il suo sia un problema proprio di testa, diciamo, con il bisogno di sbloccarsi, di trovare il gol. Hai visto anche, mi sembra, ha detto qualcosa dopo il gol, se non sbaglio. Sì, io mi pare di aver letto il labiale dopo il gol che dice finalmente cioè nel senso, dopo che il Eh, primo gliel'hanno anche annullato è anche comprensibile. quindi in un momento in cui c'è già una parte di gente che va allo stadio che rema contro la nostra Inter, se abbiamo anche lo stadio che fischia i nostri, non penso che andremo lontano. Quindi spero davvero che cambi questa brutta attitudine, perché non ne capisco il senso, sinceramente. Poi al limite a fine partita, se non sei d'accordo con la prestazione di un giocatore che non ti è piaciuto, ok, ma fischiarlo durante la gara poi vieni anche zittito da una prestazione che tra l'altro è stata positiva. A me oggi Arnautovic ci è piaciuto, per esempio. Sì, sembra un sacrilegio dirlo, ma ormai Arnautovic vive un po' la vita che ha vissuto a lungo Gagliardini, che quando era in campo era comunque a prescindere il peggiore, e anche le poche volte in cui faceva benino non si poteva dire perché era Gagliardini. Più o meno Arnautovic vive lo stesso contesto. Nel primo tempo io ho detto, secondo me non ha fatto malissimo, non mi piaceva solo il fatto che tentasse spesso dei preziosismi che di per sé non sono negativi quando servono, però sono sembrati un po' forzati in almeno un paio di situazioni. Ma tutto sommato l'ho visto bene. Prima parlavi dell'aspetto mentale, mentalmente c'era, e ha fatto anche delle buone giocate. Se Mkhitaryan con quello scavetto trova il gol, fa l'assist lui dopo aver stoppato un grande pallone, per esempio. Quindi non ero d'accordo con i commenti così negativi. E poi nella ripresa trova un gol facile, perché comunque ha appoggiato in rete praticamente da solo, però è importante, e sottoscrivo al 100% il discorso che hai fatto prima. L'ho sempre fatto per tutti, anche per giocatori se possibile più detestati di Arnautovic, ma continuo a ritenere inutile il fatto di fischiare durante la partita, soprattutto un giocatore che abbiamo capito ormai che nel 90% dei casi è inadeguato per il livello dell'Inter, però siamo sempre qui a dire che l'importante è che sudino la maglia, che si comportino bene, che non facciano gli screener della situazione. Poi un ragazzo che almeno da questo punto di vista, parola di Inzaghi, parola dei suoi compagni, è impeccabile, lo affossiamo di continuo. Allora siamo incoerenti. Cioè, siamo Sì. proprio incoerenti. Sì, 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 un giocatore che tra l'altro ci tiene sicuramente molto di più di quelli di alcuni che abitano la curva, quindi ci penserei un attimo prima di fischiarlo. Simo, ci portiamo a casa quindi un Inter che vince 4-0, una partita con varie rotazioni, con giocatori che trovano la condizione, facendo rifiatare giocatori importanti come Di Marco, come Darmian. Acerbi ha giocato poco nel finale, quindi abbiamo fatto ruotare vari giocatori, e un Inter che in questo momento è quinta in questa nuova Champions League. Certo che mancano ancora le partite domani, è ancora lunghissima la strada, però il Borussia Dortmund è primo con 6 punti, come il Brest, Leverkusen, Manchester City. L'Inter è quinta, visto che conta molto la differenza reti, e come abbiamo sempre detto in questa Champions ogni singolo gol è molto molto importante.
Io direi di chiudere qui questa clip, ci porteremo poi a parte alcuni ragionamenti aggiuntivi anche dal punto di vista tattico. In questa partita ci sono stati degli spunti, secondo me, che dovremo approfondire. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, chi è stato secondo voi il migliore e il peggiore no, ditemi solo il migliore, dai, nei commenti qui sotto, e se non l'avete ancora fatto vi aspettiamo su passioninter.club, la nostra grande community con interisti da tutto il mondo.